Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Alessio Manega, compositore e chitarrista elettrico. Andiamo bene! Nella lezione di oggi tratteremo l'argomento Connachol, ovvero il sistema di scansione ritmico indiano. Inizierò dalle cose di base fino a poi nei prossimi video a mettere in pratica e quindi a dare un senso musicale a queste figurazioni ritmiche. Andremo a vedere come mai ha avuto così tanto successo tra i musicisti del panorama contemporaneo, perché oltre a essere un sistema di insegnamento e quindi avere uno scopo didattico, ha anche un valore di performance in sé e per sé. Premetto che nei seguenti video non tratterò i termini specifici indiani da cui ogni ritmo deriva, ma andrò direttamente al nocciolo della questione, senza troppa teoria e senza troppa storia. Ma che cos'è il Connachol? Il Connachol o percussione vocale è una parte importante della musica classica dell'India del Sud. Nella loro tradizione ogni studente di musica deve avere familiarità con il Connachol, quindi deve conoscerne la teoria e deve conoscerne anche la pratica. Infatti l'aspetto unico di questo strumento pedagogico è che viene usato sì in ambito didattico, ma come vi dicevo viene usato anche in ambito performativo. Dopo aver fatto questa breve premessa storica, passiamo invece al lato pratico e teorico. L'idea è molto semplice perché loro utilizzano delle sillabe per comporre delle cellule ritmiche e tutto questo è derivato dall'associazione del suono delle sillabe con il suono delle loro percussioni. Quindi ad ogni suono della tabla, per esempio, corrisponde una determinata sillaba. Sono sillabe che presentano delle caratteristiche ben precise, ovvero sono molto ritmiche e danno la possibilità di costruire delle frasi e delle parole anche ad alte velocità. La sillabazione permette inoltre di comporre delle parole di facile memorizzazione, le quali una volta memorizzate risultano come una lingua molto semplice da praticare. Ma vediamo ora queste cellule ritmiche e la loro sillabazione. Eccoci qui con la parte pratica. Come vedete vi ho creato una tabella per essere il più chiaro possibile in maniera che abbiate sott'occhio tutte le figurazioni sia ritmiche che anche il corrispondente in sillabe. La prima cosa che potete notare è che hanno le stesse identiche figurazioni ritmiche nostre. Quello che cambia sostanzialmente è la loro sillabazione. La sillabazione, come potete notare, è composta da consonanti con la T, la K, la D, la M, quindi consonanti molto percussive, le quali creano poi delle frasi. Nel nostro sistema, per esempio, la quartina la solfeggiamo con ta 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 ta, quindi usiamo sempre la stessa sillaba per 4, mentre loro compongono una frase tacadimi, 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 che è molto più facile e ritmica. Passiamo alla spiegazione delle figure di base, quindi abbiamo il quarto, che si pronuncerà ta, 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 ta. Avremo la duina, tacca, 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 tacca. Terzina, tachida, 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 tachida. La quartina, tacadimi, 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 tacadimi. La quintina, tarichitadum, 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 tarichitadum. Vi ho eseguito la parola che le comprende tutte e 5. Poi nel loro sistema c'è anche la suddivisione, quindi hanno un 2 più 3, quindi taca tachida, taca tachida, taca tachida, taca tachida, che suona quasi come un 5 ottavi. Oppure noi possiamo creare anche la figurazione del 3 più 2, quindi tachida, taca tachida, taca tachida, taca. Noi in un battito stiamo sempre eseguendo 5 note, ma con la suddivisione all'interno. Proseguiamo poi con le altre figurazioni, quindi la sestina, la settimina, le 8 note e le 9 note, quindi la nonina. Come vedete qui la situazione cambia leggermente rispetto a prima perché figurazioni più grandi, più suddivisioni, più parole. Ad esempio la sestina, come vedete vi ho fatto 3 esempi, quindi può essere un 2 più 4, quindi tacca tacca dimmi, tacca tacca dimmi, tacca tacca dimmi, o può essere anche 4 più 2. Poi abbiamo la suddivisione di 3 più 3, quindi tachida, 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 tachida. O 2 più 2 più 2, tacca, 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 tacca.
Questi sono 3 esempi, poi se ne possono comporre anche degli altri in base alla suddivisione che vogliamo creare. Settimina, abbiamo un 4 più 3, quindi takadimi, takida, takadimi, takida, takadimi, takida. Oppure posso fare anche il contrario, 3 più 4, takida, takadimi, takida, takadimi. Si possono trovare anche altre soluzioni, questo è solamente un esempio. Poi abbiamo le 8 note, takadimi, takajuna, takadimi, takajuna, takadimi, takajuna, takadimi, takajuna. Come vedete sono parole molto lunghe ma molto facili da pronunciare. Arriviamo poi alla nonina composta da un 4 più 5, quindi takadimi, takatakida, takadimi, takatakida. Come potete notare è un 4 più 5 ma suddiviso in 2. Io ovviamente posso creare un 4 più un 5 unito, quindi sarebbe takadimi, tarikitadun, takadimi, tarikitadun, takadimi, tarikitadun. Per unirle assieme, se voi vi ricordate, la quintina si poteva dire anche tarikitadun. Quindi più le figurazioni diventano lunghe e difficili, più suddivisioni possiamo avere. Come vi dicevo, queste sono tutte figurazioni di base dal quarto fino alla nonina. Da qui poi si parte per costruire il discorso musicale. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo primo video dedicato ai Konnakol. Spero di essere stato chiaro. Eventualmente lasciate un commento sotto al video se avete dei dubbi. Nel prossimo video, come vi dicevo, andremo ad approfondire altri parametri di questo linguaggio. Andremo a applicarlo alla musica. Per rimanere aggiornato, ricordati di iscriverti al canale, di lasciare un like o un eventuale commento se qualcosa non ti è stato chiaro, e alla prossima!